Dove eravamo rimasti? La parte invernale di Sailing Ronic è nuovamente terminata. Lasciamo Carletto qua, quieto e tranquillo per tutta l'estate. E noi andiamo, scusate la voce che questo tempaccio primaverile del nord Italia mi ha distrutto la voce. È abituata alla primavera canara. Esatto. E quindi torniamo da Ronic, ci stiamo avvicinando adesso, tra 3 orette circa abbiamo il traghetto che da Genova ci porta in Sicilia a Palermo. Dove ci aspetta Ronic per iniziare la stagione estiva. Saluta Carletto che lo rivediamo a fine estate. Ciao Carletto. A presto, ciao! Ed eccoci nuovamente in coda per prendere l'ennesimo traghetto. Tra quest'anno e l'anno scorso ne abbiamo presi di traghetti. Tanti, sì. Quindi siamo qua a Genova, ne abbiamo approfittato per passare qualche giorno in famiglia. Abbiamo preso la nostra auto che è carica All'inverosimile. materiali, attrezzature nostre, eccetera, eccetera, eccetera. E siamo qui. E finalmente siamo arrivati. Ci siamo. Anche a bordo del traghetto del ferry, Betty è al lavoro. Come sempre. Io non faccio il lei lavora, è normale. Eccoci finalmente in navigazione. Buongiorno a tutti innanzitutto. Buongiorno, è vero, non abbiamo ancora salutato stamattina. Abbiamo superato ormai Napoli, stiamo scendendo, siamo a più di metà percorso. Comunque siamo in mezzo al mar, Dove? non ci stanno i camin che fumano, c'è solo il nostro. Abbiamo un leggero vento contrario, ma neanche al traverso. Ma poca roba, mare piattissimo, quindi siamo molto tranquilli, la nave va sui 21-22 nodi di velocità e dovremo arrivare nel giro di 5 ore ormai. La nostra traversata è ormai quasi completata, stiamo bene, abbiamo dormito, aspettiamo di vedere Ustica. Sì, che a noi piace così tanto, sempre. Vabbè, andiamo a farci 2 passi giù e come vedete è pienissimo di gente. Ed eccoci che stiamo arrivando nella quasi ormai familiare Palermo. Siamo entrati nel Golfo di Palermo col Monte Pellegrino che ci accoglie un po' contro sole e tutto il golfo davanti a noi. Bentornati a tutti in Sicilia. Ecco invece il versante est del Golfo di Palermo, zona di Bagheria e Capo Zafferano. Ormai diventiamo a tutti gli effetti siciliani per l'intera stagione che segue, quindi primavera, estate, quindi fino a settembre praticamente saremo siciliani.
Buongiorno Palermo, eccoci arrivati. E quindi arrivati in Sicilia, il traffico ci blocca. Ragazzi, che emozione, torniamo su Ronik, o meglio, è ancora fuori dall'acqua. Andiamo almeno a vederla, a vedere gli ultimi lavori che ci sono da fare prima di riportarla in acqua. Tornati a casina, andiamo a vedere dentro se è tutto a posto. Com'è dentro? Un po' incasinata, ma... Ed eccoci sbarcati in Sicilia. Ronik è ancora fuori dall'acqua e quindi in questi giorni abbiamo preso un B&B, un appartamento per dormire in attesa che la nostra barca venga messa in acqua. Quindi ve lo faccio vedere rapidamente. Siamo a una decina di chilometri da Termini Imerese, in mezzo alla campagna, al bosco, nel silenzio più assoluto. Eccoci, qui c'è un bel giardinetto che il proprietario di casa cura con molta attenzione. Questo è il suo appartamento e noi invece siamo qua in mansarda. Ora vi faccio vedere dove. E qui c'è Mauretto, il nostro appartamentino mansardato, piccolino, carino, con bagno, un bel terrazzo vista mare. E qui ci rifugiamo per una settimana in attesa della nostra barchetta. Non è male come location, vero? No. Guardate che bel panorama che abbiamo, un bel terrazzino. Noi che, vero, in camper o anche in barca abbiamo tutto a disposizione, bagno, doccia, però quando siamo in una casa possiamo permetterci di fare delle docce un po' più lunghe, Sì. Ecco, perché abbiamo maggiore disponibilità di acqua. Cucina, bagnetto, c'è tutto il necessario. E siamo arrivati anche alla giornata del varo di Ronik. Piove oggi e quindi è benaugurante, come si dice, sposa bagnata, sposa fortunata, barca bagnata, barca fortunata. Quindi adesso andiamo a vedere il tragitto anche su strada che fa Ronik. Sembra la pubblicità, ve la ricordate, quella di una marca di benzina che è la barca che andava per strada? Anche la nostra. Che momento difficile. Stiamo aspettando che la mettano in acqua, Ronik, ma questi momenti sono terribili per noi, un'ansia pazzesca, perché gli spostamenti della barca sulle cinghie è sempre, insomma, pericoloso. Non devono sbagliare nulla, altrimenti problemi grossi ci sarebbero. Dai, ci auguriamo vada tutto bene. Noi attendiamo ancora qualche minuto e poi la mettono in acqua.
Ci siamo amici, Ronic finalmente in acqua. Ora andiamo a controllare, o meglio, Mauro è andato a controllare che vada tutto bene, che non ci siano problemi con fughe d'acqua, con ingressi d'acqua particolari, così che poi ci spostiamo al nostro posto barca, giusto là di fronte. Eccoci finalmente a bordo, siamo ormeggiati, porto di Termini Imerese, Pontili Artemar. La barca è in acqua. E ora inizia il lavoro duro, sporco e cattivo. Dobbiamo pulire tutto. Dopo un lungo inverno la barca è in condizioni orrende, terribili. Direi proprio di sì. Su via, cominciamo. È arrivato il momento del trasloco. Abbiamo lasciato l'appartamento preso in affitto per qualche giorno e ora finalmente, dopo che la barca è stata messa in acqua, ci trasferiamo in barca con tutti gli oneri e gli onori della barca. Guardate un po' che confusione. Ora con calma, in questi giorni, vediamo di sistemare tutto, pulire tutto soprattutto. Abbiamo solo lavato fuori ieri, ma oggi piove e piove sabbia. Siamo sempre più vicini al deserto e quindi sabbia ce n'è moltissima. Comunque dai, in qualche modo ce la faremo anche qui. La barca a breve deve essere pronta per le navigazioni, per ospitare amici, ospiti, conoscenti. Non vogliamo essere soli, ma vogliamo navigare in compagnia vostra, soprattutto di chi ci segue, ma anche di tanti altri amici. Quindi preparatevi, a breve saremo prontissimi per navigare e soprattutto per ospitarvi. Questa è una cabina, questa è un'altra, bella incasinata, questa è un'altra ancora e questa è la nostra che ancora è da sistemare. Allora, in questa giornata un po' bigia qui nel cantiere di Termini Imerese, comunque non c'è vento e non piove, quindi cominciamo a lavorare e a mettere le vele che sono arrivate dalla veleria. Bettina che si sta preparando ad andare a controllare lo stallo. Bansigo. Il Bansigo lift up. La Bettina è un po' più agile del sottoscritto e soprattutto più leggera. Tiriamo noi su, ormai è diventata espertissima attrezzista. Esatto. Comincia a legarmi la brugoletta al polso, così non la perdo quando sono in cima. Ed ecco la Bettina che si arrampica su per la barchina. Ecco la Betty che lavora sospesa. Fai un saluto? Allora com'è il mondo visto da lassù? Bella. Così avete avuto anche la visione di Betty attrezzista. Avrà un futuro. E ora, dopo il mio lavoro in testa d'albero e lungo lo strallo di prua, tocca a Mauro. Cerchiamo di mettere la vela. Adesso che abbiamo preparato la vela di prua, cioè il fiocco, in questo caso un fiocco Genoa, la inferiamo all'interno della sua canala. Betty da poppa
comincerà a dissare la drizza e io da qui controllo che la vela si inserisca perfettamente all'interno della canala, che non faccia delle pieghe, che non si strozzi. Vela montata, giornata gratificata. E una vela, poi manca la seconda. Che è quella nuova. Per tutti gli ospiti che verranno quest'anno, randa nuova. Esatto. Ecco fatto, vela avvolta sullo strallo, rollata, e quindi almeno con questa siamo a posto. Questa è la vela nuova, la Randa Mainsail Sun Odyssey 52.2, ed eccola qua. Qui è tutta piegata per benino e poi la vedremo spiegata. Ma cosa ve lo spieghiamo a fare?